Alcuni fenomeni sono semplicemente inspiegabili e a volte accadono proprio davanti ai nostri occhi, nel cielo. Ecco 9 straordinari fenomeni celesti catturati dalla fotocamera. Ciao amici, che ne dite di iscrivervi al mio canale o verrà a trovarvi un ragno? Siti rossi. I siti rossi sono scariche elettriche elusive che si verificano negli strati superiori dell'atmosfera, difficili da studiare poiché avvengono sopra i carichi e si estendono nello spazio. Questi siti appaiono ad un'altezza di 50-130 km durante un forte temporale. Possono raggiungere dimensioni enormi. Nella foto si può vedere che sono situati a destra, tra il temporale e il viraggio verde sopra la Terra. L'altezza è di circa 100 km. Questo dimostra che raggiungono i confini dello spazio. Questo fenomeno è stato scoperto di recente. I primi siti sono stati registrati nel 1989 da scienziati dell'Università del Minnesota, che hanno fotografato strane esplosioni sopra le cime delle nuvole di carico. Tuttavia, fino ad ora la fisica fondamentale non ha fornito una spiegazione a questi fenomeni. La comunità scientifica è stata intrigata e desiderosa di saperne di più, il che ha portato alla creazione di un osservatorio ora situato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. È stato sviluppato un set di strumenti speciali, denominato Monitor atmosferico spaziale o ASI, che include telecamere ottiche e fotometri per catturare i siti rossi e altri eventi luminosi ad alta quota, nonché fulmini. Luna rossa. Perché vediamo la luna rossa? I nostri occhi catturano il colore del Sole riflesso dal satellite, ma la luce ha una struttura ad onda e consiste di onde di diversi spettri. Ogni onda ha la sua frequenza e lunghezza. Passando attraverso l'atmosfera terrestre e incontrando vari ostacoli, i raggi più corti vengono dispersi e ai nostri occhi raggiunge solo quella parte dello spettro la cui lunghezza d'onda supera le altre, portando con sé il colore rosso. Le cause della luna rossa sono legate alla sua posizione rispetto all'orizzonte. All'alba e al tramonto vediamo una tonalità rossastra nel Sole perché la luce viaggia verso di noi tangenzialmente, attraversando una lunga distanza nell'atmosfera. Lo stesso fenomeno si osserva anche nel satellite. Durante grandi incendi o eruzioni vulcaniche, enormi quantità di anidride carbonica e particelle di fuliggine vengono emesse nell'atmosfera. Non sorprende quindi che, passando attraverso tale ostacolo, la luce venga dispersa. Sopravvive solo la parte più lunga dello spettro del colore rosso. Durante un'eclissi lunare totale, quando la Luna è completamente oscurata dal Sole e dalla Terra, i raggi di luce la raggiungono solo tangenzialmente, penetrando l'atmosfera gassosa del pianeta. È in questi casi che vediamo non solo una tonalità rossastra, ma un vero e proprio colore rosso sangue del satellite. A proposito, questo fenomeno accade piuttosto raramente. Colonne di luce. Una colonna di luce è una striscia di luce che si estende verso l'alto o verso il basso dal Sole o da un'altra fonte luminosa brillante situata bassa sull'orizzonte. Contrariamente a quanto possiamo vedere, queste tracce luminose non sono raggi verticali. Questo fenomeno è causato dalla riflessione della luce da superfici orizzontali, in particolare dai cristalli di ghiaccio in caduta libera. I pilastri solari sono diversi. A volte possono assumere la forma di un'ampia luminosità. Apparentemente, il caratteristico bagliore nel cielo dipende dalla struttura dei cristalli di ghiaccio, più precisamente dai loro difetti. Pareti laterali cresciute in eccesso o difetti interni nei cristalli possono bloccare la riflessione dei raggi, creando diversi pilastri solari nel cielo. Più spesso si osservano durante l'alba o il tramonto. È importante che il Sole sia basso sull'orizzonte o sotto la sua linea. Molto raramente, una colonna di luce può essere creata da un altro pianeta. Ad esempio, la colonna di luce del pianeta Venere può essere osservata solo con una visibilità impeccabile e la presenza di una leggera nebbia davanti alle nuvole, e solo quando il Sole è sotto l'orizzonte. Questo è un raro tipo di nuvole dall'aspetto minaccioso. I meteorologi del Regno Unito e della Nuova Zelanda li hanno registrati per la prima volta negli anni 50 del secolo scorso. Di colore blu scuro, quasi nero, ricordano un mare tempestoso e minaccioso. Queste nuvole hanno un aspetto affascinante, imponente, e possono spaventare chiunque, segnalando l'arrivo di un cataclisma. Da quando questo fenomeno straordinario è stato osservato, sono passati più di 50 anni. Gli scienziati non hanno ancora determinato esattamente come si formano queste onde di nuvole. Tuttavia, hanno fatto alcune osservazioni. Prima di tutto, i meteorologi non potevano non notare il fatto che, se fino alla seconda metà del XX secolo nessuno aveva mai visto tali nuvole, con il tempo sono diventate sempre più frequenti. Il maggior numero di osservazioni è stato registrato nel secolo attuale. Soprattutto, sono più visibili nel territorio del Nord America, durante le ore del mattino o della sera. Questo fatto indica chiaramente che sono avvenuti dei cambiamenti nell'atmosfera, favorendo l'apparizione di questo insolito fenomeno. Danzanti luci, nella notte nelle umide e paludose zone appaiono misteriose luci danzanti.
la loro strana luminescenza e il comportamento altrettanto insolito suscitano nella maggior parte delle persone un timore superstizioso. Ma cosa rappresentano realmente? E bisogna averne paura. Queste strane luci paludose sono anche conosciute come fuochi fatui. Questi appaiono improvvisamente e si muovono a una velocità incredibile, fino a 30.000 km all'ora. Esternamente assomigliano a una piccola sfera luminosa o alla fiamma di una candela. Il loro colore può variare dal verde giallastro al bianco. Tuttavia, più comunemente, i fuochi fatui che accompagnano i satelliti presentano un misterioso bagliore blu. Nonostante le ricerche condotte in tutto il mondo, la loro natura rimane ancora inspiegata. Esistono diverse teorie, ma nessuna di esse è stata ufficialmente accettata. Gli scienziati ipotizzano che la causa della formazione di questi piccoli globi danzanti nelle paludi sia il metano che viene rilasciato dal suolo paludoso. Tuttavia, gli antichi credevano che questi fuochi fossero le anime dei morti e che incontrarli non presagisse nulla di buono. Pertanto i Celti, trovandosi in una palude, si affrettavano a tornare a casa il più velocemente possibile. Ci sono molte storie in cui i fuochi fatui hanno salvato una persona dalla morte o, al contrario, l'hanno condotta nel luogo più pericoloso. Secondo gli scienziati, non c'è nulla di mistico in questo, solo pura coincidenza. Bagliori in Russia. Lo scorso anno, i residenti di Samara sono stati testimoni di misteriose esplosioni di luce nel cielo. A sud-est della città sono stati osservati 2 strani bagliori seguiti da un'esplosione. Si è scoperto che i lampi e i rumori sono stati registrati nei distretti di Krasnogvardeyski, Leninsky, Kuibishevsky, così come nel 15 Jack del microdistretto. Ma in altri luoghi la luce proveniva dai cantieri delle ceramiche. Per 3-5 minuti si è sentito un rumore intenso, come un forte scoppio di qualcosa sopra le nuvole. Gli utenti hanno scritto che l'esplosione ha fatto tremare muri e vetri. I rappresentanti della scienza ufficiale e le autorità militari di Samara non hanno commentato l'evento. In questo contesto, alcuni utenti hanno ipotizzato che sopra la città potrebbero essere esplosi dei meteoriti. Ho visto sfrecciare e bruciare nel cielo una sfera molto luminosa, bianco-verdegnola, seguita da 3 parti di coda a punti, ha scritto un utente sui social network. Altri specialisti in astronomia hanno ipotizzato che nel cielo sopra la città potesse essere passato un bolido, un meteorite molto luminoso, o una palla di fuoco. Dal XVII secolo sono stati registrati 1000 testimonianze di apparizioni di fulmini globulari. Uno degli ultimi incontri con questo fenomeno è avvenuto nel 2000. Allora, i passeggeri di un filobus a Kazan hanno incontrato questo fenomeno. Il conducente è riuscito a deviare il fulmine verso la parte vuota del veicolo. La sfera è esplosa rumorosamente, ma nessuno dei 20 passeggeri è rimasto ferito. La maggior parte degli scienziati ritiene che il fulmine globulare abbia un'origine elettrica e si formi durante un forte temporale. Il fenomeno può durare da alcuni secondi a mezz'ora e si manifesta come una piccola sfera luminosa. La palla di fuoco può attraversare le pareti e è attratta dagli oggetti metallici. Quando la sua integrità viene compromessa, esplode violentemente, lasciando dietro di sé un odore di zolfo. Esistono più di 100 teorie che tentano di spiegare l'origine del fenomeno del fulmine globulare. La teoria più plausibile sembra essere quella dei fisici sovietici Kurjumov, A. Kapitsa e I. Anosov. Secondo loro, il fulmine globulare è una formazione elettrica stabile che si forma in condizioni di dispersione di energia. Nasce da un normale fulmine a seguito della formazione di onde elettromagnetiche stazionarie tra la nuvola e la Terra. In un certo momento, in una sezione dell'onda, si verifica una scarica elettrica nell'aria a causa di una tensione elettrica critica che provoca la formazione di una scarica di gas. Il fulmine globulare ha un proprio campo magnetico che mantiene la plasma all'interno della sfera. Arcobaleno di fuoco. Gli scienziati considerano questo fenomeno naturale uno dei più rari. Si verifica quando la luce passa attraverso le nuvole e si rifrange attraverso i cristalli di ghiaccio esagonali. La luce, come attraverso una prisma, entra attraverso la parete laterale verticale di un cristallo di ghiaccio esagonale ed esce dal lato inferiore orizzontale. Questo aspetto della separazione dei colori crea l'effetto di un arcobaleno all'interno delle nuvole. Il nome scientifico di questo fenomeno ottico è arco cirro-orizzontale o quasi orizzontale. L'arcobaleno di fuoco si verifica più spesso in estate e solo in certe latitudini, ma è molto raro. Questo fenomeno atmosferico appare spontaneamente e, a differenza dell'arcobaleno normale, non è preceduto dalla pioggia. Mammatus. Durante la stagione calda, dopo il passaggio di una tempesta, a volte è possibile osservare nel cielo nuvole di forme bizzarre che ricordano un uddero. In meteorologia, le nuvole Mammatus, che prendono il nome dalla loro forma simile a un uddero, sono una varietà di nuvole cumuliformi con una struttura peculiare. I Mammatus si trovano generalmente sotto il nucleo principale di potenti cumulonembi o nuvole cumulo piovose. Di solito l'osservatore vede i Mammatus come nuvole grigie con elementi più scuri che sembrano pendere verso il basso.
Tuttavia, quando il sole è basso sull'orizzonte, ad esempio al tramonto, i mammatus possono assumere colori grigio-blu, grigio-rosa, dorato e persino rosso. A causa della loro inquietante apparenza, le nuvole mammatus sono spesso considerate un presagio di una tempesta o un uragano imminente. E con questo è tutto, amici. Domani uscirà un nuovo video, non perdetevelo. State bene, arrivederci e grazie.